Ciao, oggi prepariamo insieme un pandoro fatto in casa, soffice e goloso, farcito con crema rouché. Partiamo con le prime tre fasi della preparazione, usando l'impastatrice planetaria. Versiamo in una ciotolina 50 ml di latte fresco intero alla temperatura di 30 gradi centigradi. Aggiungiamo 15 g di zucchero semolato e sbricioliamo 15 g di lievito di birra fresco. Sciogliamo bene con la frusta a mano, eliminando la presenza di grumi, e aggiungiamo 50 g di farina Manitoba setacciata. E lasciamo lievitare alla temperatura ottimale di 25 gradi centigradi per un'ora, temperatura a cui faremo lievitare l'impasto in tutte le varie fasi. Quindi versiamo l'impasto lievitato nella ciotola dell'impastatrice. E aggiungiamo un tuorlo e un uovo. In una ciotolina a parte sciogliamo 5 g di lievito di birra fresco in 30 ml di latte fresco intero a 30 gradi centigradi. E versiamo il tutto nella ciotola dell'impastatrice. Quindi aggiungiamo 50 g di zucchero semolato, 200 g di farina Manitoba setacciata e mischiamo con la frusta a foglia a bassa velocità. Quando vediamo che l'impastatrice inizia a mescolare con fatica, sostituiamo la frusta a foglia con il gancio per impasti e proseguiamo ad impastare per circa 15 minuti. A questo punto aggiungiamo 30 g di burro fuso intiepidito e continuiamo ad impastare fino a quando il burro non viene completamente assorbito. Quindi creiamo una palla di impasto, spolveriamo con poca farina, rivestiamo la ciotola con pellicola trasparente e lasciamo lievitare sempre a 25 gradi centigradi per circa 60 minuti. Al termine dei 60 minuti prepariamo gli aromi del nostro pandoro. Potete grattugiare la scorza di un'arancia biologica o potete provare, come nel nostro caso, ad utilizzare l'arancia candita. Ne sminuzziamo finemente 70 g usando il mixer. Poi preleviamo da una bacca di vaniglia tutta la polpa e aggiungiamo vaniglia e arancia candita all'impasto lievitato. Proseguiamo aggiungendo 100 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 2 uova e 250 g di farina Manitoba setacciata. Montiamo nuovamente il gancio e impastiamo per 12 minuti a bassa velocità.
Al termine formiamo una palla di impasto, spolveriamo con poca farina, copriamo il contenitore con pellicola trasparente e lasciamo lievitare come in precedenza per 3 ore. Tagliamo a fettine sottili 120 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Stendiamo brevemente l'impasto su un piano leggermente infarinato e disponiamo le fettine di burro rivestendo completamente la superficie dell'impasto. Ripieghiamo all'interno i 4 angoli formando un quadrato. Spianiamo con il mattarello per formare un rettangolo e ripieghiamo i 2 lati corti del rettangolo. Stendiamo l'impasto per riportarlo allo spessore iniziale ed ottenere un altro rettangolo. Quindi ripieghiamo una seconda volta i lati corti e sovrapponendoli formiamo un quadrato. A questo punto imburriamo bene lo stampo per pandoro in ogni lato. Formiamo una palla di impasto e la disponiamo in fondo allo stampo, lasciando la parte più brutta visibile. Copriamo lo stampo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare fino a quando l'impasto non raggiunge la parte alta dello stampo. Quindi inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi. Abbassiamo subito la temperatura a 170 gradi centigradi e procediamo alla cottura per 10 minuti. Dopo 10 minuti copriamo con un foglio di alluminio con il lato lucido verso l'alto. Abbassiamo ancora la temperatura a 160 gradi centigradi e procediamo alla cottura per 40 minuti. Lasciamo raffreddare il pandoro per tutta la notte, coprendo con un canovaccio da cucina. Il giorno seguente spolveriamo con zucchero a velo e lo conserviamo in una busta di plastica ben sigillata. Procediamo alla preparazione della crema Rocher. Iniziamo sminuzzando 75 g di wafer alla nocciola. Quindi frulliamo ad alta velocità 150 g di mascarpone con 150 g di panna fresca. Aggiungiamo 220 g di Nutella, scaldata per qualche secondo al microonde per aumentarne la fluidità.
Poi aggiungiamo 75 g di granella di nocciole e i wafer sminuzzati precedentemente. Versiamo la crema in una sacca poche e procediamo alla farcitura, dopo aver creato dei fori con uno stecchino di legno, sia sul fondo che sulla sommità del pandoro. In descrizione trovi tutte le informazioni sul beccuccio per farcitura che abbiamo utilizzato. Sciogliamo a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente e creiamo una decorazione sul pandoro usando una sacca poche senza beccuccio. Infine guarniamo con snack, biscotti e Ferrero Rocher. Guarda il video correlato e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.